Ok, iniziamo col metterci il guanto. Quindi iniziamo a bagnare la spugna con il detergente. Copriamo la parte verde con la crema. Sbricioliamo la pasta sfoglia e per finire facciamo il verso alla schiuma del sapone con un po' di gelato alla mandorla. Tocca a me? Signori, buongiorno. Siamo al mare. Siamo a Senigallia. Indizio. Alle nostre spalle una Madonnina. Purtroppo non ci sono pescatori qua in zona, se no facevamo il rebus. Ma fortunatamente per voi c'è una copertina che vi ha già svelato dove andiamo a mangiare. Situazione menù. Ci hanno detto, ma vi va bene se facciamo noi? Ok. Io sono già a posto così, servito. Game, set, match. Il Gin Assenzio lo facciamo noi nel tunnel, questo laboratorio di ricerca e sviluppo che è a 2 minuti da qui. L'approccio iniziale era stato, no, io non bevo. Dobbiamo tornare a Milano poi. Questo è un bicchierone di gin all'assenzio. Salute. Con il drink vi serviamo un gelatino al parmigiano con 2 cialde di parmigiano croccanti e una confettura di lime ananas in nostra produzione. Gelato al parmigiano, molto compatto, godurioso. Adesso cerco nel vocabolario delle alternative, però il primo godurioso me lo bevo qua. Un cucciolone al parmigiano. Esatto, è una mattonella solida di parmigiano. Cosa c'è di meglio che fare un aperitivo con qualche stagionatura di pesce dal tonno che ha 4 settimane di maturazione? Passeremo a una ombrina che ha 30 giorni e a una pancia di ricciola che ne ha 35, fino ad arrivare alla salsiccia diorata con paprika, origano e pepe bianco. Io ho iniziato 20 anni fa con i salumi di pesce, in un mondo dove queste cose ci sono sempre fatte, ma male. In Spagna invece hanno iniziato un percorso qualitativo, tanto che i nostri colleghi tipo Chicchia da Costa o Angel Leon le servono nelle loro tavole. Nelle celle dove maturano le carni appendiamo pesci interi di media grande taglia. Stiamo indagando cosa succede scientificamente dopo 40-50 giorni a livello di degustazione e di texture del pesce. Queste sono uova di rombo che abbiamo salato leggermente, quindi non è la bottarga che si taglia a fette, ma è un uovo che rimane cremoso. Un olio fatto da olive fratte insieme a limone sull'ombrina, come gocce di olio al finocchietto sulla ricciola. Quindi le uova del rombo, il tonno bianco, l'ombrina, la pancia della ricciola e la salsiccia diorata per finire. Non ho mai assaggiato dei salumi di pesce. Sono giustamente super sapidi, molto più compatti da un punto di vista di consistenza e ricordano i salumi, ragazzi. C'è un ordine? Non mi ricordo l'ordine. Andrò da sinistra verso destra. Sono buonissimi. Ma sono pazzeschi, ragazzi. Questo sembra proprio un salume in bocca, o no? Questo è un salame a tutti gli effetti. Se non ti dicono che è di pesce, Te ne rendi conto? assaggialo. Te l'avevo detto il salame. Quello che ti stupisce di più l'ultimo. Sono molto contento perché siamo partiti con questi salumi di pesce, che è una roba veramente nuova e mai provata. Franci nel frattempo se beve il suo gin tonic, che la accompagnerà per tutto il pasto probabilmente, tanto poi guido io. Quindi il menù che abbiamo fatto apposta per voi, signori, inizia con un altro cocktail, Cilcano, la nostra chela di gambero fritta, arricchita da un insaporitore a base di sesamo bianco e nero tostato, maionese e teste di gambero e peel di lime, peel che ritroverete anche nel nostro Cilcano, quindi un cocktail a base di pisco, un distillato di Trebbiano peruviano, spuma di Campari e ginger beer. Franci, tu che ti ricordi tutto, si inizia col bere o col mangiare? Bere, mangiare, bere. L'importante è incominciare. Mi piace questo approccio. È un po' piccantino, mi piace tantissimo. Ti ricorda il Perù? No, in Perù non te lo facevano così buono. Dissing a tutto il Perù. Andiamo di chela di granchio. Buonissima, ragazzi, chela di granchio fritta. Visto che Franci parte dal bere e poi dal mangiare, io parto dal mangiare e poi vado sul bere. Che goduria è questo qua?
Che buono questo, super dolce, alcolico, si accompagna veramente bene ragazzi. Qualcosa mi dice che la finiremo sui gomiti. Siamo in Francia, in Alsazia, Marcel Deis, Alsace 2018. Si chiama proprio Alsace perché ha una cuvée di 13 vitigni che sono proprio una rappresentazione della regione. Lo andiamo ad abbinare alle prime 2 portate, discretamente aromatico, con un finale quasi abboccato, in modo da contrastare il dolce e lo iodato dell'ostrica e poi del riccio di mare. Ricordo di un viaggio in Vietnam, quindi tutte le tipologie di cucina. Ci è piaciuto un vecchietto che cuoceva l'ostrica alla griglia, quindi gli abbiamo rubato l'idea, la cuociamo con il guscio coperta con una cloche. Quindi profumi e sapori rimangono nel pescato. L'abbinamento poi di Moreno è una salsa verde di olio e prezzemolo, un attivatore al peperoncino. Trovate questa salsa cremosa di nappatura al cavolo viola e la croccantezza è data dalla mela Pink Lady in versione da Adolino. Ostrica alla griglia. Ti riporta un po' in Asia questo piatto, che poi prima si mangia e poi si beve. Il pane lo fanno i ragazzi in pasticceria, quindi è fatto in casa. È un mix di farine marchigiane e tumminina, una farina di grano antico siciliano macinata in pietra. La lievitazione avviene tra le 18 e le 24 ore a 4 gradi centigradi, così facendo si riduce il tasso di acidità. La cottura direttamente nel forno senza umidità, così facendo si esaltano i profumi delle farine. Raggia in purezza, un'oliva autoctona marchigiana, vedrete che ha un finale piccantino, sentori erbacei e anche di carciofo. La scarpetta è di rigore. Ci siamo. Riccio di mare potrà creare dipendenza. Crema cotta con i ricci in conserva, con panna, uovo, una cottura a 80 gradi e poi queste mollicchine tipiche della nostra grigliata del lungomare, ma il tocco forte è dato da un pompelmo sgranato con olio al prezzemolo e dei pezzettini di un'alga uva che scricchiolerà in bocca. E la ricostruzione di un riccio è meraviglioso. Lo chef aveva detto, crea dipendenza, è buonissimo. Allora, bellissimo il contenitore a forma di riccio. Ci metto un po' per elaborare un feedback. Il riccio è una crema che si contrasta bene con il croccantino dato da queste briciole che ci sono sopra ed effettivamente la nota agrumata del pompelmo ci sta veramente molto bene. Lo sento che hai bisogno di un aiuto, io sono qui per te. E il primo vino, Franci l'ha seccato. Passiamo al prossimo vino, qui invece andiamo nelle Marche, siamo a Servigliano, provincia di Fermo, annata 2017, Valerio Pecorino, Desi, molto acido malico, bello teso, quindi per l'abbinamento l'abbiamo aspettato un attimo in modo da avere il giusto equilibrio. Questo piatto nasce nel 2001 al clandestino a Porto Novo e va in un panino. Nacque il panino con la cotoletta di tonno, una doppia panatura in albume pangrattato, congelato e fritto da congelato. La panatura prende il gusto del fritto, ma il tonno rimane crudo. Un cavolfiore marinato nel miso cotto al forno alla base, una sorta di giardiniera con pomodoro e cipolla agrodolce. Quando voi prendete il pezzettino di tonno lo dovete tirare verso voi e attingere anche al kefir. Un po' di olio al basilico e delle foglioline di senape completano il piatto. Giardiniera, pomodorino, devo distruggere il pesciolino. C'è la panatura che è grassa con l'acidità della giardiniera, del kefir, è buonissimo. È incredibile ragazzi. Friggendolo da congelato riescono a mantenere questa consistenza del tonno sostanzialmente ed è veramente eccezionale insieme a queste salsine che ci sono nel piatto. E chi sono io per negare la scarpetta a questo piatto? È arrivato il momento del cambio di tavolo. Anzi, il cambio di posto. sono già ubriaco. Cambio di posto. Io al posto di Franci al posto mio. Voi vi chiederete, ma perché questa cosa? E perché la luce non è uguale a seconda di dove ti siedi. Insomma, per tenere alta l'attenzione, ragazzi, se no ve ne andate. È un polpo morbido cotto a 97 gradi col salmoriglio. Viene ripassato in griglia prima di essere servito insieme a un cavolfiore marinato nel miso e condito con emulsione di polpo. Il tutto è accompagnato da questa crema all'avocado. Siamo sempre nelle Marche, un verdicchio di Matelica, il Vertis di Borgo Paglianeto, nata molto felice nelle Marche 2016, lo andiamo ad abbinare al polpo. E Franci, come sei messa con i post di Instagram? Che qui non c'è abbastanza Instagram in questi video. Un sacco di anticipazioni solo se ci seguite su Instagram. Quindi seguiteci. Questo Franci mi ricorda che è cavolfiore. Ce l'ho ragazzi, ce l'ho. Ma cosa credete che non sto attento? Cavolfiore marinato nel miso.
Mentre Franci sta impazzendo perché io sono tremendamente contro luce e quindi lei impazzisce a capire come prendermi. Hai trovato la quadra? Ok. Era solo per dire che il cavolfiore si scioglie in bocca, ragazzi. Arlecchino si confessò burlando. Cheat potrebbe essere che il polipo è il contorno al cavolfiore. È tutto incredibilmente buono. Questo è un abbinamento abbastanza preciso, lo abbiniamo alle penne, è un Pinot Grigio alsaziano, Grus 2019, sfruttiamo la sua aromaticità barra quasi dolcezza per contrastare il fumo della brace, delle erbe e lo iodato, il sabito del riccio di mare, delle capesante, però al tempo stesso ha una buona acidità e quindi poi ci aiuta a ripulire bene la bocca. Senza di me te libereresti tutti tu, però sarebbe un pranzo molto triste. Facciamo che quello che è mio e quello che è tuo e che l'olio mio me lo finisco io. Arriviamo alla pennetta rigata del pastificio gentile, esaltato in padella con un burro e ricci di mare che gli conferiscono questo sapore delicato e tendente al dolce. Alla base del piatto viene spatolata una polvere di capesante che viene mescolata con olio piccante. Sopra erbe, senape, ortiche, borragine, cotte carboni insieme alla seppiolina. Prima di andarsi a divertire con la pinzetta e la marisella, signori, mi sbriciolate la polpa di riccio di mare liofilizzata, quindi disidratata al 100%, come ho già detto nel nostro tunnel, con liofilizzatore a mo' di parmigiano con le mani. Riccio liofilizzato, Talmente liofilizzato. bisogna sbriciolarlo a mo' di parmigiano sul piatto di pasta. Devi usare le pinzette. E la spatola? Non ricordo più a cosa serve la spatola. Le pinzette ci sto dentro. Io lo so che state pensando che è un normale piatto di pasta, ma è una bomba. Allora, mio gusto personale, ragazzi, uno dei piatti più buoni che è arrivato finora. Le penne al dente perfette, questo retrogusto di griglia, di bruciato, veramente molto piacevole, e le verdure sopra quasi patatinose. Non so bene che cosa ci dovrei fare con la marisa. Questo? Io apprezzo tantissimo la spatola, ma ho una soluzione migliore. Qui siamo al sud delle Marche, Ascoli Piceno, Monte Urano, Stella Flora di Maria Pia Castelli 2014, 4 uve, Trebbiano, Pecorino, Malvasia, Passerina, una discreta macerazione sulle bucce, colore bello carico e una leggera astringenza in bocca che ci serve adesso per contrastare la cernia. Vi serviamo la cernia maturata, cotta ai carboni, sfilettata e servita con una crema di zucca e cubetti di zucca cotta anch'essa ai carboni con una polvere a masala. Abbiamo ad arricchire il piatto una salsa di soia, rum e zenzero con prezzemolino sbruciacchiato e sopra quella che vedete è calancoe, quindi una pianta grassa del Madagascar a dare la tonalità acida. In aggiunta un brodo ricavato dalla testa e dalle lische della cernia. Dolce, piccantino, buonissimo. La differenza anche qua la fa questo accompagnamento, questo sughino di fondo che ha proprio quei sentori che vi ricordano. Non lo so cosa vi ricordano, ragazzi, ma è una goduria estrema. Il Conero Riserva, piantate lunghe, la Riserva Rossini appunto, annata 2016, questo è un Montepulciano, mantiene il classico frutto del Montepulciano, quindi si sente bene l'amarena e la ciliegia così, però anche una bella nota erbacea, anche un po' mentolata che snellisce molto, bevibilità molto più interessante. E anche questo so beve Franci. Lo faccio per voi. Non con voi. Per voi. Ti piace un casino questo? Sì, è proprio il tuo vino. Il piccione. Iniziamo a goderci questo piatto dal lato basso, quindi dal filetto di piccione con l'acciughina del Mar Cantabrico. Poi passiamo al petto, che viene maturato nel tunnel, quindi 20 giorni con riso goji, che va a formare questa patina che spacca le fibre e asciuga il sapore matico. Nappato con una salsa di porcini fermentati, dadini di topinambur e nocciole sabbiate. È accompagnato da una melanzana cotta ai carboni ed estratto di alloro. Infine la coscia, che è privata del femore e rifarcita con bacon e miele, fa un passaggio sottovuoto a bassa temperatura per essere rilaccata con un po' di soia sulla griglia. Filetto, petto e coscia. Iniziamo dal filetto con l'acciuga. La lama è qua, non è qua, sono montati al contrario, non è che stiamo tagliando male. Un po' di melanzanina
E andiamo di petto. Mi sono morso la lingua. È il gin tonic. Ho il vino rosso. E allora andrò con la coscetta, glassata con miele e pancetta se non mi ricordo male. È un dolce, non è un secondo. Ultimo step del piccione, quindi abbiamo questo raviolo di pasta fresca lavorato con alga. All'interno un leggero ragù preparato con cuore e ali di piccione e ragusa in porchetta. In abbinamento una salsa cremosa di champignon e chartreuse verde, un po' di finocchietto selvatico e quella che sta scoppiettando è arra di burro. Farei un sol boccone. E un sol boccone sia. Ti finisco il vino, scusa. Per mandare giù il boccone. 15 grammi di gelato al cioccolato bianco soffiato. Facciamo questo gelato al cioccolato bianco, lo mantechiamo per fargli incorporare molta aria. Quando ha incorporato molta aria lo mettiamo sotto vuoto per toglierla. Togliendo l'aria il gelato si espande, dopo che si è gonfiato al massimo viene chiuso 5 ore in abbattitore, dopo 5 ore viene tagliato a cubi, passato nell'azoto se no si scioglierebbe subito e portato al tavolo. Sotto del pompelmo sgranato, del timo limone grigliato, delle zeste di lime e di limone, sopra una crema inglese al passion fruit e un brodo di passion fruit e lemongrass. Alla consistenza della neve si scioglie subito. Sono curiosissima di capire la consistenza. Ha la consistenza della neve, ma la neve è solo acqua. Questo è gelato. È molto difficile descrivervi esattamente la sensazione in bocca, però è vero che si avvicina alla neve. Consistenza a parte, è buonissimo. E poi c'è questa nota acida che accompagna, più quella tropicale del... cos'è? Passion fruit? Mango, scusami. La nota tropicale del mango accompagna super bene. Chiama non dorme è un'opera di Kenny Random, uno street artist padovano, e quest'anno abbiamo deciso di omaggiarlo ricreando la sua stessa opera in un nostro dessert. Ci sono questi due innamorati che si baciano durante una giornata di vento e la ragazza avendo in mano un mazzo di fiori, il vento ne porta via i petali. I due innamorati hanno una ganache di cioccolato e banana fatta fermentare nel tunnel, il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, quindi la troverete leggermente acido. I petali li abbiamo rappresentati con una polvere di lamponi liofilizzati, una polvere di banana liofilizzati sempre nel tunnel, una quinoa soffiata e un masala, un mix di spezie. Voi non dovete fare altro che con il dito passare tra le polveri e gli innamorati e mangiare tutto. Prima non l'abbiamo inquadrato, sono venuti con lo spruzzino e abbiamo disinfettato le mani e non riuscivo a capire come mai, perché ora bisogna usare il dito, ragazzi. Fa un po' strano fare questa cosa qua. Che buono, ragazzi, ed è anche molto divertente. È il primo posto dove posso fare la scarpetta col dito, meglio di così. In abbinamento con il dessert abbiamo un Sauternes Chateau Roumier 2017. Il dolce ha delle tonalità un pochino particolari, non so se sapete cosa vi arriva, ci sono degli ingredienti che solitamente non si usano per il dessert, quindi questa dolcezza non eccessiva del Sauternes va a bilanciare le tonalità del dolce. È un dolce non dolce. Abbiamo deciso di inserire in un dessert tutti elementi inusuali per la pasticceria. Alla base troverete una riduzione di finocchio, una salsa di topinambur, un pan di spagna essiccato inzuppato con un estratto di carciofo, delle quenelle di gelato al carciofo, dei petali e dei fiori del nostro orto sul mare, quindi leggermente sapidi, e quello bianco è un koji, quindi è un riso che stracocciamo, inoculiamo con l'aspergillus, che è un fungo, teniamo a 36 gradi per 3-4 giorni finché non ammuffisce completamente. Quando è completamente ammuffito lo mettiamo nei piatti. Ha sentori floreali di fiori di sambuco, è lo starter per fare il sakè. Assaggiamo questo dessert non dessert. Apprezzo l'esercizio, è un po' strano, però è buono, ragazzi, non è dolce, c'è la presenza del salato ed è molto strano. Ok, iniziamo col metterci il guanto. Quindi iniziamo a bagnare la spugna con il detergente abbondantemente proprio. Una spugna cotta al microonde, la parte gialla, invece la parte verde è una spugna cotta in forno normale, un pan di spagna con colorante verde alimentare a base di spinaci. Copriamo la parte verde con la crema di vaniglia e limone. Spruzziamo ancora un po' sopra così gli diamo un tono rosato, perfetto. Sbricioliamo la pasta sfoglia. Bellissimo. Io metto un po' di zucchero a velo. Le richiedo il guanto che mi serve per l'ultimo tavolo. Sì? No, scherzo. Ok. E per finire facciamo il verso alla schiuma del sapone con un po' di gelato alla mandorla. Sei gelosa che l'hanno portato solo a me? Sì, un pochino sono geloso, Guardate che capolavoro che ho fatto. Mi andava di lavare i piatti. Capolavoro. Tocca a me? La spugna, ragazzi. Che figata. Mangiamo la vileda. Il gelato alle mandorle. È top. Che cosa divertente.
Ma è strabuono, scusa assaggia ancora un pezzetto di spugna. Raga, spacca. E allora facciamo fuori programma il Bucoran di Marco De Bartoli, Sole d'Agosto 2017. Posso finirmelo così come tutti gli altri? Piccola pasticceria, servita su questa cartina che ci illustra Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi inizierei a sinistra con una gommosa preparata con succo di carota, poi abbiamo messo anche un po' di succo d'arancio, zenzero, un po' di rum. Però in questo modo andiamo a scoprire che è il bianconiglio. Invece per scoprire il brucalifo trovate i 2 cuori di cioccolato centrali. Quindi per diventare piccola mangerei prima quello grande, cioccolato al latte, pompelmo rosa, ginepro e un po' di gin. Per diventare grande quella piccola, cioccolato fondente, un po' di whisky torbato, del tè affumicato cinese, la Sansushan e polvere di fungo porcino essiccato. Tutto a destra abbiamo il cappellaio matto, per lui è sempre l'ora del tè, quindi cuore di cioccolato con una riduzione di tè al bergamotto e l'abbiamo infarinata in una leggera polvere di biscotto. L'ultima invece è la regina di cuori, amante di rose, quindi abbiamo usato un po' di acqua di rose, ma la sua specialità è tagliare le teste, quindi parecchio peperose. Al tatto sembra una caramella perché la fanno essiccare 5 giorni, quindi ha cristallizzato lo zucchero, ma all'interno rimane una classica gommosa. In abbinamento al caffè, e anche per chi non prende caffè, cremino di cioccolato gianduia, sorbetto all'anisetta Meletti, che è il nostro Anci Ascolano. Bene, quindi siamo usciti. All'alba delle 6, Sempre più tardi, ragazzi. commenti rapidi, veloci e dritti al punto. Location. La location è in riva al mare, super moderna, molto luminosa, molto gradevole. Menù. Il nostro menù è stato un mix di varie proposte in carta. Se volete avere un'idea precisa, andate sul sito. Se volete avere un commento relativamente al nostro menù, ci è piaciuto un sacco. A me ha stupito il fatto che siamo usciti veramente dal ristorante super leggeri, quindi questa è sicuramente una nota a favore. Il servizio sono stati molto carini, molto gentili, lo diciamo tutte le volte. Ci hanno anche portato a fine pasto a vedere il loro laboratorio molto interessante che trovate subito a fianco al ristorante. Il tunnel si chiama. Il tunnel, ragazzi, sembra una roba tipo Breaking Bad, perché praticamente finite in una sorta di seminterrato, grosso modo, dove fanno tutte le analisi e gli esperimenti per quello che riguarda la maturazione e l'invecchiamento della carne. Esatto, soprattutto della carne di pesce. Quindi se venite chiedete di fare il tour nel tunnel perché è molto molto interessante. Il conto, ragazzi, abbiamo pagato il nostro menù 170 euro, 70 euro di degustazione di vini, ci è stato offerto il gin tonic che abbiamo preso come aperitivo, credo ci sia stato offerto anche E ora chi lava i piatti, che è il dolce che avete visto con la spugnetta Vileda, perché non era compreso nel nostro menù. Non è una spugnetta Vileda, non fare pubblicità alla Vileda. Ad ogni modo, ragazzi, volete sapere il prezzo e le portate? Aspettate che passi la moto. Aspettate che passi la moto e andate a vederlo sul sito, che è sempre la cosa migliore da fare. Detto questo, Ci aspettano 5 ore di macchina. vi ricordiamo di iscrivervi al canale, seguirci su Instagram. Possiamo salutare? Abbiamo altro da dirci. Faccio psh. Fai psh, vai. Ciao!